Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Exiade, Novartis Pharma SpA, ultimo aggiornamento, 1 aprile 2022. Cos'è Exiade? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Exiade durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Exiade? Exiade ha un farmaco a base del principio attivo Deferasirox, appartenente alla categoria degli antidoti e nello specifico sostanze chelanti del ferro. È commercializzato in Italia dall'azienda Novartis Pharma SpA. Exiade può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Exiade 180 mg 30 compresse rivestite con film. Exiade 360 mg 30 compresse rivestite con film. Exiade 90 mg 30 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Novartis Eurofarm Ltd. Concessionario: Novartis Pharma SpA. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe A. Principio attivo Deferasirox. Gruppo terapeutico: antidoti. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: Exiade è indicato per il trattamento del sovraccarico cronico di ferro dovuto a frequenti emotrasfusioni, a 0 IN 7 ml/kg/mese di globuli rossi concentrati, in pazienti con beta-talassemia major di età pari e superiore a 6 anni. Exiade è indicato anche per il trattamento del sovraccarico cronico di ferro dovuto a emotrasfusioni quando la terapia con deferoxamina è controindicata o inadeguata nei seguenti gruppi di pazienti: in pazienti pediatrici con beta-talassemia major con sovraccarico di ferro dovuto a frequenti emotrasfusioni, a 0 IN 7 ml/kg/mese di globuli rossi concentrati, di età compresa tra 2 e 5 anni, in pazienti adulti e pediatrici con beta-talassemia major con sovraccarico di ferro dovuto a emotrasfusioni non frequenti, 7 ml/kg/mese di globuli rossi concentrati, di età pari e superiore a 2 anni, in pazienti adulti e pediatrici con altre anemie di età pari e superiore a 2 anni. Exiade è indicato anche per il trattamento del sovraccarico cronico di ferro che richiede terapia chelante quando la terapia con deferoxamina è controindicata o inadeguata in pazienti con sindromi talassemiche non trasfusione dipendenti di età pari e superiore a 10 anni. Posologia. Il trattamento con Exiade deve essere iniziato e mantenuto da medici esperti nel trattamento del sovraccarico cronico di ferro. Posologia. Sovraccarico di ferro dovuto a emotrasfusioni. Si raccomanda di iniziare il trattamento dopo la trasfusione di circa 20 unità, circa 100 ml/kg, di globuli rossi concentrati, GRC, o quando si evidenzia con il monitoraggio clinico la presenza di un sovraccarico cronico di ferro, esempio ferritina sierica 1000 mg/L. Le dosi, in mg/kg, devono essere calcolate e arrotondate alla compressa in terapia vicina. Gli obiettivi della terapia di chelazione del ferro sono di eliminare la quantità di ferro somministrata nelle trasfusioni e, secondo necessità, di ridurre il carico di ferro esistente. In tutti i pazienti deve essere usata cautela durante la terapia chelante per ridurre al minimo il rischio di un eccesso di chelazione, vedere paragrafo 4.4. In Europa, i medicinali contenenti Deferasirox sono disponibili sotto forma di compresse rivestite con film e compresse dispersibili commercializzati con nomi commerciali diversi come generici alternativi a Exiade. A causa del diverso profilo farmacocinetico stabilito tra Exiade compresse rivestite con film ed Exiade compresse dispersibili, è necessaria una dose inferiore delle compresse rivestite con film rispetto alla dose raccomandata per le compresse dispersibili, vedere paragrafo 5.1. Le dosi raccomandate sono riportate nella tabella sottostante.
Tabella 1. Dosi raccomandate per il sovraccarico di ferro dovuto a emotrasfusioni compresse rivestite con film. Trasfusioni. Ferritina sierica. Dose iniziale 14 mg/kg/die. Dopo 20 unità, circa 100 ml/kg DGRC. O dosi iniziali alternative 21 mg/kg/die. 7 mg/kg/die. 7 ml/kg/mese DGRC, circa 2 unità mese per un adulto. Per i pazienti adeguatamente trattati con deferoxamina, un terzo della dose di deferoxamina. Monitoraggio mensile. Intervallo di riferimento 500 1 000 AMUG/L. Intervalli di aggiustamento della dose ogni 3-6 mesi. Aumento 3,5 7 mg/kg/die fino a 28 mg/kg/die. Riduzione 3,5 7 mg/kg/die a 0,2500 AMUG/L nei pazienti trattati con dosi quando il valore di riferimento ha raggiunto 500 1 000 AMUG/L. Dose massima 28 mg/kg/die. Considerare l'interruzione 500 AMUG/L. Dose iniziale. La dose giornaliera iniziale raccomandata di Xiade compresse rivestite con film A di 14 mg/kg di peso corporeo. Può essere considerata una dose iniziale giornaliera di 21 mg/kg per i pazienti che necessitano di ridurre livelli corporei elevati di ferro e che stanno anche ricevendo PA di 14 ml/kg/mese di GRC, circa 4 unità mese per un adulto. Può essere considerata una dose iniziale giornaliera di 7 mg/kg per i pazienti che non necessitano di ridurre i livelli corporei di ferro e che stanno anche ricevendo meno di 7 ml/kg/mese di GRC, circa 2 unità mese per un adulto. La risposta del paziente deve essere monitorata e, se non si ottiene una sufficiente efficacia, deve essere preso in considerazione un aumento della dose, vedere paragrafo 5.1. Per i pazienti già adeguatamente trattati con deferoxamina, potrebbe essere considerata una dose iniziale di Xiade compresse rivestite con film che sia numericamente pari ad un terzo della dose di deferoxamina. Esempio, un paziente che riceve 40 mg/kg/die di deferoxamina per 5 giorni la settimana, o equivalente, potrebbe passare ad una dose iniziale giornaliera di 14 mg/kg/die di Xiade compresse rivestite con film. Quando ciò comporta una dose giornaliera minore di 14 mg/kg di peso corporeo, la risposta del paziente deve essere monitorata e, se non si ottiene una sufficiente efficacia, deve essere preso in considerazione un aumento della dose, vedere paragrafo 5.1. Aggiustamento della dose. Si raccomanda di monitorare la ferritina sierica ogni mese e di aggiustare la dose di Xiade, se necessario, ogni 3-6 mesi, sulla base dell'andamento dei valori della ferritina sierica. Gli aggiustamenti della dose possono essere effettuati in intervalli compresi tra 3,5 e 7 mg/kg e devono essere adattati alla risposta e agli obiettivi terapeutici del singolo paziente, mantenimento o riduzione del carico di ferro. Nei pazienti non adeguatamente controllati con dosi di 21 mg/kg, esempio, livelli di ferritina sierica persistentemente sopra i 2500 AMUG/L e che non mostrano un andamento decrescente nel corso del tempo, possono essere considerate dosi fino a 28 mg/kg. La disponibilità di dati di efficacia e sicurezza a lungo termine da studi clinici condotti con Xiade compresse dispersibili utilizzato a dosi superiori a 30 mg/kg è attualmente limitata, 264 pazienti seguiti in media per 1 anno dopo incremento della dose. Se si ottiene solo un controllo molto scarso dell'emosiderosi a dosi fino a 21 mg/kg, dose delle compresse rivestite con film equivalente a 30 mg/kg delle compresse dispersibili, un ulteriore aumento, a un massimo di 28 mg/kg, può non ottenere un controllo soddisfacente, e si possono considerare opzioni alternative di trattamento. Se non si ottiene un controllo soddisfacente a dosi superiori a 21 mg/kg, il trattamento a tali dosi non deve essere mantenuto e si devono considerare opzioni alternative di trattamento quando possibile. Non sono raccomandate dosi superiori a 28 mg/kg perché a copyright vi è solo un'esperienza limitata con dosi superiori a questo livello, vedere paragrafo 5.1. Nei pazienti trattati con dosi superiori a 21 mg/kg, devono essere considerate riduzioni della dose in intervalli compresi tra 3,5 e 7 mg/kg quando il controllo è stato ottenuto, esempio, livelli di ferritina sierica persistentemente a 0,2500 AMUG/L e che mostrano un andamento decrescente nel corso del tempo.
Nei pazienti in cui il livello di ferritina sierica ha raggiunto il valore di riferimento, di solito tra 500 e 1000 mg/L, devono essere considerate riduzioni della dose in intervalli compresi tra 3,5 e 7 mg/kg per mantenere i livelli di ferritina sierica entro l'intervallo di riferimento e per ridurre al minimo il rischio di un eccesso di chelazione. Se la ferritina sierica scende costantemente sotto 500 ¼ g/L, deve essere considerata la possibilità di interrompere il trattamento, vedere paragrafo 4. Sindromi talassemiche non trasfusione dipendenti. La terapia chelante deve essere iniziata solo quando vi ha evidenza di un sovraccarico di ferro, concentrazione del ferro epatico liver iron concentration, LICA 0,5 mg/g peso secco o ferritina sierica costantemente 800 mg/L. La LICA è la metodica preferita per la determinazione del sovraccarico di ferro e deve essere usata ovunque sia disponibile. In tutti i pazienti deve essere prestata cautela durante la terapia chelante per ridurre al minimo il rischio di un eccesso di chelazione, vedere paragrafo 4. In Europa, i medicinali contenenti deferasirox sono disponibili sotto forma di compresse rivestite con film e compresse dispersibili commercializzati con nomi commerciali diversi come generici alternativi a Exiade. A causa del diverso profilo farmacocinetico stabilito tra Exiade compresse rivestite con film ed Exiade compresse dispersibili, è necessaria una dose inferiore delle compresse rivestite con film rispetto alla dose raccomandata per le compresse dispersibili, vedere paragrafo 5.1. Le dosi raccomandate sono riportate nella tabella sottostante. Tabella 2 dosi raccomandate per le sindromi talassemiche non trasfusione dipendenti. Compresse rivestite con film. Concentrazione del ferro epatico, LIC. Ferritina sierica. Dose iniziale 7 mg/kg/d a 0,5 mg/g peso secco o monitoraggio mensile. Intervalli di aggiustamento della dose ogni 3-6 mesi. Aumento a 0,7 mg/g peso secco o 3,5-7 mg/kg/d. Riduzione 7 mg/g peso secco o a 0,2000 mg/L 3,5-7 mg/kg/d. Dose massima 14 mg/kg/d per pazienti adulti, 7 mg/kg/d per pazienti pediatrici, 7 mg/kg/d per pazienti adulti e pediatrici non valutata e a 0,2000 mg/L. Interruzione 3 mg/g peso secco o 300 mg/L. Ritrattamento non raccomandato. La LICA la metodica preferita per la determinazione del sovraccarico di ferro. Dose iniziale. Nei pazienti con sindromi talassemiche non trasfusione dipendenti la dose giornaliera iniziale raccomandata di Exiade compresse rivestite con film A di 7 mg/kg di peso corporeo. Aggiustamento della dose. Si raccomanda di monitorare la ferritina sierica ogni mese per valutare la risposta del paziente alla terapia e per ridurre al minimo il rischio di un eccesso di chelazione, vedere paragrafo 4. Dopo ogni 3-6 mesi di trattamento, un aumento delle dose con incrementi da 3,5 a 7 mg/kg deve essere preso in considerazione se la LIC del paziente ha 0,7 mg/g peso secco, o se la ferritina sierica ha costantemente 2000 mg/L e non mostra un andamento decrescente, e se il paziente tollera bene il medicinale. Non sono raccomandate dosi superiori a 14 mg/kg perché a copyright non vi ha esperienza con dosi superiori a questo livello nei pazienti con sindromi talassemiche non trasfusione dipendenti. Nei pazienti sia pediatrici che adulti in cui la LIC non è stata valutata e la ferritina sierica a 0,2000 mg/L, il dosaggio non deve superare i 7 mg/kg. Per i pazienti in cui la dose è stata aumentata oltre i 7 mg/kg, si raccomanda una riduzione della dose a 7 mg/kg o meno quando la LIC ha 7 mg/g peso secco o la ferritina sierica a 0,2000 mg/L. Interruzione del trattamento. Il trattamento deve essere interrotto una volta che è stato raggiunto un soddisfacente livello di ferro corporeo, LIC 3 mg/g peso secco o ferritina sierica 300 mg/L. Non ci sono dati disponibili per la ripresa del trattamento nei pazienti che presentano riaccumulo di ferro dopo aver raggiunto un soddisfacente livello di ferro corporeo e pertanto la ripresa del trattamento non può essere raccomandata. Categorie particolari di pazienti. Pazienti anziani, a 0-65 anni. Le raccomandazioni posologiche per i pazienti anziani sono uguali a quelle descritte in precedenza. Negli studi clinici, i pazienti anziani hanno manifestato una frequenza più alta di reazioni avverse rispetto ai pazienti più giovani, in particolare, diarrea, e devono essere controllati molto attentamente per reazioni avverse che possono richiedere un aggiustamento della dose.
Popolazione pediatrica. Sovraccarico di ferro dovuto a emotrasfusioni. Le raccomandazioni posologiche per i pazienti pediatrici di età compresa tra 2 e 17 anni con sovraccarico di ferro dovuto a emotrasfusioni sono le stesse previste per i pazienti adulti, vedere paragrafo 4.2. Si raccomanda di monitorare la ferritina sierica ogni mese per valutare la risposta del paziente alla terapia e per ridurre al minimo il rischio di un eccesso di chelazione, vedere paragrafo 4.4. Il calcolo della dose deve tenere in considerazione le variazioni ponderali dei pazienti pediatrici nel corso del tempo. Nei bambini con sovraccarico di ferro dovuto a emotrasfusioni di età compresa tra 2 e 5 anni, l'esposizione è minore rispetto a quella degli adulti, vedere paragrafo 5.2. Di conseguenza pazienti in questo gruppo di età potrebbero necessitare di dosi maggiori di quelle necessarie negli adulti. Tuttavia la dose iniziale deve essere uguale a quella prevista negli adulti, seguita da una titolazione individuale. Sindromi talassemiche non trasfusione dipendenti. Nei pazienti pediatrici con sindromi talassemiche non trasfusione dipendenti, il dosaggio non deve superare i 7 mg/kg. In questi pazienti, un controllo più rigoroso della LIC e della ferritina sierica è essenziale per evitare un eccesso di chelazione, vedere paragrafo 4.4. In aggiunta alla valutazione mensile della ferritina sierica, la LIC deve essere controllata ogni 3 mesi quando la ferritina sierica ha 0,800 Ang/L. Bambini dalla nascita a 23 mesi di età. La sicurezza e l'efficacia di Exiade nei bambini dalla nascita a 23 mesi di età non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Pazienti con compromissione della funzionalità renale. Exiade non è stato studiato in pazienti con compromissione della funzionalità renale ed ha controindicato in pazienti con clearance della creatinina stimata 60 ml/min, vedere paragrafi 4.3 e 4.4. Pazienti con compromissione della funzionalità epatica. Exiade non è raccomandato in pazienti con grave compromissione della funzionalità epatica, Killed Pug Class C. In pazienti con moderata compromissione della funzionalità epatica, Killed Pug Class B, la dose deve essere ridotta considerevolmente e seguita da un incremento progressivo fino a un limite del 50% della dose di trattamento raccomandata per pazienti con funzionalità epatica normale, vedere paragrafi 4 e 5.2, e Exiade deve essere usato con cautela in tali pazienti. La funzionalità epatica deve essere controllata in tutti i pazienti prima del trattamento, ogni 2 settimane durante il primo mese e in seguito ogni mese, vedere paragrafo 4.4. Modo di somministrazione per uso orale. Le compresse rivestite con film devono essere deglutite intere con un po' di acqua. Per i pazienti che non riescono a ingerire le compresse intere, le compresse rivestite con film possono essere frantumate e somministrate spargendo la dose completa su cibo morbido, ad esempio yogurt o passata di mela, purea di mela. La dose deve essere consumata immediatamente e completamente, e non conservata per un utilizzo futuro. Le compresse rivestite con film devono essere assunte una volta al giorno, preferibilmente ogni giorno alla stessa ora, e possono essere assunte a stomaco vuoto o con un pasto leggero, vedere paragrafi 4, 5 e 5.2. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Associazione con altre terapie ferrochelanti in quanto non è stata stabilita la sicurezza di tali associazioni, vedere paragrafo 4.5. Pazienti con clearance della creatinina stimata 60 ml/min. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Funzione renale. Deferasirox è stato studiato solo in pazienti con creatinina sierica al basale nell'intervallo di normalità appropriato per età. Durante gli studi clinici, un aumento 33% della creatinina sierica, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non è stata stabilita la sicurezza di Deferasirox in associazione con altri chelanti del ferro. Pertanto non deve essere associato ad altre terapie ferrochelanti, vedere paragrafo 4.3. Interazioni con vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Exiade durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Exiade durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Per Deferasirox non sono disponibili dati clinici relativi a gravidanze esposte. Gli studi sugli animali hanno mostrato una tossicità riproduttiva alle dosi risultate tossiche per la madre, vedere paragrafo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Exiade altera lievemente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.
I pazienti che notano la comparsa di capogiri, reazione avversa non comune, devono prestare cautela nella guida di veicoli o nell'uso di macchinari, vedere paragrafo 4.8. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni più frequenti segnalate durante il trattamento cronico in studi clinici condotti con Deferasirox compresse dispersibili in pazienti adulti e pediatrici comprendono disturbi gastrointestinali, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. I segni precoci di sovradosaggio acuto sono effetti digestivi quali dolore addominale, diarrea, nausea e vomito. Sono stati segnalati disturbi epatici e renali, compresi casi di aumento degli enzimi epatici e della creatinina con recupero dopo interruzione del trattamento. Una dose singola di 90 mg/kg somministrata per errore ha portato alla sindrome di Fanconi che si è risolta dopo il trattamento. Non esiste un antidoto specifico per Deferasirox. Possono essere indicate procedure standard per la gestione del sovradosaggio così come un trattamento sintomatico, come clinicamente appropriato. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti chelanti del ferro, codice ATC. V03H03. Meccanismo d'azione. Deferasirox ha un chelante attivo per via orale, altamente selettivo per il ferro, II. Ha un legante tridentato che, proprietà farmacocinetiche. Exiade compresse rivestite con film mostra una maggiore biodisponibilità rispetto alla formulazione di exiade compresse dispersibili. Dopo adeguamento del dosaggio, la formulazione compresse rivestite con film, dosaggio 360 mg, ha dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute, genotossicità o potenziale cancerogeno. Le evidenze principali sono state: elenco degli eccipienti, nucleo della compressa, cellulosa microcristallina, crosspovidone, povidone, magnesio stearato, silice colloidale anidra, poloxamer, componenti del rivestimento, ipromellosa, titanio diossido, E171, macrogol, 4000, talco, lacca di alluminio contenente indaco carminio, E132. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di exiade a base di Deferasirox sono Deferasirox Accord, Deferasirox Doc, Deferasirox Milan, Deferasirox Sandoz. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.